Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Ormai lo sapete, oggi ci sono stati i sorteggi per quanto riguarda i playoff di Champions League. L'Urna ha pescato il Galatasaray per la Juventus e magari c'è anche qualcuno che dirà giustamente che le italiane non sono state così fortunate. Comunque parleremo dei sorteggi durante questo contenuto. Oltretutto bisogna anche non distogliere l'attenzione alla partita di Parma di questo weekend, perché bisogna rimanere attaccati alla zona quarto posto e vedere anche come risponderanno le squadre come il Napoli, che comunque sono state eliminate da questa Champions League, quindi provengono da una delusione cocente. Adesso dovranno concentrarsi solo su quello che probabilmente Conte voleva, che è poi il campionato. Però per la Juventus non ci possono essere passi falsi, perché veniamo da una prestazione deludente, seppur con le seconde linee che chiaramente hanno deluso. Però ci apprestiamo ad affrontare un mese e mezzo, cioè quello di febbraio e anche metà marzo, complesso, con tanti scontri diretti, dove secondo me si faranno un po' le somme di quella che è stata la stagione della Juventus, e bisogna rimanere attaccati a questo treno che vede comunque Milan, Napoli, Juventus come Roma lottare per 3 posti in Champions, perché a mio parere chiaramente l'Inter ormai è là davanti e il campionato lo può solo perdere, ma non si pensa che possa uscire chiaramente dalle prime 4, visto anche il rendimento della squadra di Kivu con le piccole. Comunque parleremo anche un po' di calciomercato, non tanto per le notizie, ma vorrei fare un piccolo appunto su quelle che sono un po' le mie sensazioni. Lo sapevamo che sarebbe stata una sessione invernale abbastanza timida per la Juventus, semplicemente perché eravamo alla ricerca solo di puntigliare alcune zone e puntellare, scusate, alcune zone e fare un mercato di opportunità. Opportunità non ce ne sono state tante, però siamo stati anche molto lenti in alcune decisioni. Comunque, come al solito ragazzi, prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, ma soprattutto lasciate un mi piace e commentate, così da aiutare i miei contenuti ad arrivare al più alto numero di juventini possibili. Allora, diamo un'occhiata un attimo a quello che è questo tabellone che vede, ripeto, la Juventus confrontarsi contro il Galatasaray. L'Urna ha scelto Bodo Glimt per l'Inter, una sfida che sulla carta magari può sembrare semplice, ma avete visto come squadre come Manchester City siano cadute, e non solo loro, ricordiamoci la Roma un paio di anni fa. La Juventus ha faticato tantissimo, soprattutto nel primo tempo. È un terreno sintetico, sappiamo che è complesso e quindi bisognerà vedere, e soprattutto il clima non è da sottovalutare. L'Atalanta ha pescato chiaramente una squadra non facile come Borussia Dortmund. Oltretutto l'Atalanta secondo me ha proprio perso l'opportunità di andare a giocarsi comunque i playoff come testa di serie nelle ultime 2 giornate, dove ha buttato via insomma dei punti importanti. Però bisogna vedere anche quello che succederà subito dopo, perché l'Inter e la Juve diciamo, i loro destini si intrecciano, perché entrambe sfideranno o il Tottenham o il Liverpool, quindi 2 avversarie molto ma molto complesse, mentre l'Atalanta si ritroverà a giocarsela contro il Bayern Monaco o l'Arsenal. Quindi in caso di passaggio del turno le italiane secondo me avranno delle belle gatte da pelare, e non parliamo neanche di quello che potrebbe succedere dopo, perché le successive sarebbero Chelsea, vincitore comunque del mondiale per club, o Barcellona. Chiaramente 2 squadre che per Inter, dico, e Juventus sono abbastanza ossi duri, soprattutto in questo momento, e soprattutto per quanto riguarda la Coppa dei Campioni. Però vi ripeto, siamo arrivati fin lì, adesso sta a noi dimostrare che ce lo siamo meritati, e quindi secondo me da oggi in poi le chiacchiere stanno a zero. Le partite come Monaco devono essere messe nel dimenticatoio, bisogna andare avanti e far vedere che insomma i progressi ci sono stati, e quella è stata semplicemente una parentesi un po' diciamo triste, perché io speravo comunque che la Juventus cercasse di vincere fino alla fine, perché non ci possiamo permettere in questo momento di abbassare la tensione, dato che veniamo da anni di difficoltà, e credo che ogni occasione sia importante per andare avanti con questo percorso di crescita. E secondo me c'è stato un mezzo passo falso da parte della Juventus contro il Monaco, però ripeto, nulla è perduto, non facciamo della partita di Monaco, diciamo, non lo descriviamo come un disastro, però insomma mi sembra sia stato un esempio di quello che non bisogna fare, e prendere questa opportunità per sfruttare tutte le gare. Comunque avete visto, il nostro cammino in Champions League non è chiaramente dei più facili, e poi ripeto, bisognerà adesso cercare di concentrarsi alla partita di Parma, non tanto per la difficoltà dell'avversario, che comunque sapete bene da quando è tornato in Serie A ci ha messo, e non poco, in difficoltà, ma soprattutto per vedere quale sarà la risposta della squadra dopo una prestazione deludente come quella contro il Monaco, e per capire anche che scelte farà Spalletti, se magari opterà per un po' di turnover, oppure se andrà magari a confermare la sua formazione che abbiamo visto
prima di Monaco nelle ultime 2 o 3 giornate, dove ha mantenuto più o meno sempre gli stessi, dando un po' più di stabilità a questo gruppo. Bisogna anche fare un paio di chiacchiere per quanto riguarda il mercato, perché siamo ormai agli sgoccioli, cioè oggi siamo al 30, il mercato finisce il 2, mancano praticamente 3 giorni e sappiamo bene che sfumate tutte le opzioni che aveva in mente la Juventus per quanto riguarda gli attaccanti per un motivo e per l'altro, che a mio parere lo so che siamo un po' tutti frustrati, però onestamente ci può anche stare. Io credo che il problema un po' parta da lontano. Questo è un mercato purtroppo, ahimè, ancora una volta di reazione della Juventus, perché in estate come lì arriva e si ritrova un lavoro già iniziato da qualcun altro, deve fare tante scelte in poco tempo e allo stesso tempo, come ripeto, io sono qualche mese che continuo a spingere, continuo a chiedere come mai non ci sia ancora un direttore sportivo, e io ho capito che come lì è l'amministratore delegato e prima di diventare amministratore delegato era stato lui che faceva un po' tutto, e però non avere un direttore sportivo per una società come la Juventus a mio parere toglie l'opportunità di pianificare a lungo termine, e indipendentemente dalle opinioni che possiamo avere su Ottolini o Mero, dove secondo me è impossibile in questo momento fare alcun tipo di obiezione su l'operato di qualcuno che è arrivato qua da 3 settimane, ma soprattutto sarebbe non una cosa intelligente, e bisogna dare il tempo alle persone di fare quello che possono fare. Ma ricordiamoci, la Juventus non poteva spendere soldi, sarebbe stato un mercato di opportunità, e quindi ad oggi i nomi che ci rimangono sono quelli come Holm, quindi questo scambio possibile tra Joao Mario, che comunque non ha attecchito, ma secondo me gli è stata data anche molto poco la possibilità, e io non dibatto sul fatto che lui non sia all'altezza, ma comunque mi sembra che veramente sia stato sfruttato molto poco, e questo scambio con Holm che potrebbe comunque essere funzionale quantomeno per dare l'opportunità a Kalulu di rifiatare ogni tanto. Soprattutto Holm ha dimostrato che quando è in forma comunque può fare anche delle partite di qualità e può essere una seconda linea molto interessante. C'era il discorso Norton Caffey, qui ognuno può avere la sua opinione. Io credo che non bisogna aver paura di cercare di mettere pressione a quelli che giocano titolare come Kalulu. Secondo me, se Norton Caffey era qualcosa che interessava Spalletti, bisognava fare qualcosa per prenderlo adesso, perché magari in estate sarà tardi. Se non interessava Spalletti e magari sarebbe stato semplicemente un qualcosa come tappabuchi, ci può stare che la Juventus non abbia investito quei soldi. Ci aspettavamo forse di più in mediana, ci aspettavamo forse di più anche nella zona attacco, anche se l'attacco in realtà è un discorso recente, perché la Juventus prima dell'infortunio di Vlahovic non avrebbe neanche mai pensato a un nuovo attaccante. È diventato un qualcosa di necessario, forse soprattutto perché le ultime prestazioni, insomma, da inizio anno Openda e David hanno faticato, anche se il canadese chiaramente nelle ultime partite magari ha fatto un po' meglio e si è un po' sbloccato, sembra. Poi vedremo cosa succede contro il Parma, se giocherà, però l'infortunio di Vlahovic è un bel punto di domanda. Tutti dicono ritorni a marzo, io vi dico che a mio parere Vlahovic non tornerà in forma prima della fine di aprile, e a quel punto lì saremo agli sgoccioli col campionato, quindi credo che l'attaccante serbo non lo rivedremo più di tanto nella Juventus di quest'anno. Spero di sbagliarmi, non voglio essere negativo, però visto come stanno andando questi infortuni muscolari di questa entità anche per altre squadre, e credo che pensare che ritorni subito a marzo pronto per partire sia difficile. Magari mi sbaglio e spero veramente che sia così. Però concludo questo video dicendo che la Champions League chiaramente è un qualcosa di importante, e spero che non tolga troppa energia alla Juventus, perché è importantissimo comunque arrivare a questo mercato estivo con un quarto posto in tasca, con la qualificazione in tasca, per poi poter programmare e fare i conti su quelli che sono i soldi. È secondo me fondamentale quantomeno arrivare agli ottavi, poi dopo gli ottavi sarà insomma quel che deve essere, incontrando squadre che sono in questo momento non solo sulla carta, ma lo sappiamo bene, superiori a noi. Però il Galatasaray deve essere un obiettivo che la Juventus ha, ma soprattutto un obiettivo che si sente di poter andare a superare, perché questa squadra delle qualità le ha, e comunque nelle partite diciamo secche bisogna anche vedere poi chi ha la personalità in campo in questo momento per dare la risposta importante. C'è anche da dire che i rinnovi per quanto riguarda Kenan Yildiz e McKennie si stanno sbloccando. Per quanto riguarda Kenan sembra che siamo veramente vicinissimi a questo punto all'adeguamento, come giusto che sia, dell'ingaggio per il calciatore più importante di questa rosa, e quindi spero che arrivi al più presto e che si possa prolungare questo matrimonio, che a mio parere sembra perfetto per entrambe in questo momento, con un calciatore che
ci può dare tantissimo negli anni e deve essere, e lo è già, la bandiera di questa squadra, e poi anche il rinnovo di Weston McKennie, che in questi ultimi 2 anni, 3 anni si è comunque meritato di avere un aggiustamento dell'ingaggio, ed è un calciatore che, se allenato da qualcuno come Spalletti, può addirittura aumentare ancora di più la qualità che aveva già dimostrato anche nel campionato scorso, che è stato uno dei migliori per la maggior parte della stagione, a parte il periodo finale, e credo che comunque sia un calciatore che nella rosa della Juventus ci sta, perché ti dà l'opportunità anche di sopperire a tanti problemi quando ci sono infortuni e tante altre cose. Concludo dicendo che il mercato estivo deve essere un mercato fatto in maniera completamente diversa. Siamo arrivati in ritardo nella sessione estiva e in quella invernale perché non avevamo nemmeno i dirigenti al posto giusto, e credo che alla fine di quel mercato, cioè quello estivo, potremo magari tirare le prime conclusioni sull'operato di Comolli e le prime conclusioni sull'operato magari anche di Ottolini, perché Comolli in estate era veramente appena arrivato e quindi secondo me non si può giudicare, perché ha dovuto fare un mercato basato su quello che arrivava da prima e soprattutto un mercato di reazione. A gennaio chiaramente sapevamo che non c'era la disponibilità, in estate sarà un discorso diverso, e credo che entrambi, Ottolini e lo stesso Comolli, saranno un po' più sotto l'occhio della telecamera, e poi si potranno fare un po' anche le prime diciamo considerazioni un po' più approfondite sullo staff della Juventus, ricordandoci sempre, e qua concludo, che l'obiettivo è ancora pareggio di bilancio giugno 2027, e a giugno 2027 manca un anno e mezzo, quindi in questo momento le scelte pesano ancora di più e la Juventus non si può permettere di sbagliare. Comunque ci sentiamo dopo la partita contro il Parma, magari anche prima se c'è qualche novità interessante. Vi ringrazio per essere stati qui, mi raccomando commentate, lasciate un mi piace e supportate il canale. Ciao! Sempre Forza Juve.